Allora, abbiamo fatto ieri il sopralluogo, ho ordinato tutto, ho iniziato il lavoro e ho praticamente finito. Sono in attesa dei pannelli solari che dovevano arrivare dopodomani, ma mi dice che sono in consegna oggi. Siccome mi sono dimenticato di prendere il silicone, un profilo d'alluminio, scendiamo in giù. Tanto avete visto il tempo com'è, che è iniziato anche a piovere. Per fortuna il camper però è al coperto. E allora stiamo scendendo in valle, che c'è un brico, così intanto carichiamo le batterie, perché con questo tempo non abbiamo caricato niente. E prendiamo queste due cosine, facciamo un mezzo giro in zona Rovereto, dovremmo essere. Sperando che arrivino i pannelli, così torniamo su, li montiamo e siamo svincolati. Guardate di là, sopra le nuvole proprio. Che tempaccio, ragazzi. Pensare che qua tra qualche giorno sarà tutto bianco sicuramente. Casa su quattro ruote, parcheggiata, andiamo all'Eurobrico di Rovereto. Questo tempaccio questo. Ormai è questa la stagione, quindi le cuscì, si dice in Ligure. Niente ragazzi, io penso che al Brico Center di Rovereto sia tutta gente con i soldi, perché ho preso un profilo, quelli che prendo sempre, che costa intorno alle 15 euro, l'ho pagato 22 euro o 25, no 20 e qualcosa, vabbè. E poi un Bostik 19 euro, che l'altro giorno li ho preso, sì, 20 euro, che l'altro giorno in quello di Brescia dove eravamo di Tecnomat, Bricomat, l'ho presi 3 o 2 a 15 euro, una cosa del genere. Quindi, o comunque su Amazon, che stanno cari, stanno a 11 euro l'uno. Nel mentre che noi siamo andati a posare la roba in camper, Jessica stava anche guardando i prezzi delle case. 100.000 euro, ma... Facciamo come Michele Molteni, compriamo un capannone artigianale. Vabbè, prezzi stra elevati, zona troppo ricca per noi. Attico con piscina, quasi un affitto di un negozio 1300 euro. Ma sei a Rovereto. Oggi abbiamo deciso di mangiare un self-service che c'è qua nel centro commerciale. Abbiamo preso lo stracotto di manzo e il tacchino, che ce lo dividiamo io e Jessica. Buon appetito a tutti. Verdurini, salatona e purè. Pranzo fatto, ci siamo mossi e sono venuto alla Coop di Mori a ritirare un pacco Amazon e poi vediamo come adelantare la cosa. In teoria dovrebbero consegnarmi anche i pannelli, quindi torniamo su e se arrivano a un orario decente li monto subito, così siamo già svincolati. Se no vediamo cosa mi dice ora Amazon come tempi di consegna e quant'altro e vediamo di evolvere la situa. Abbiamo ritirato i pacchi e ora torniamo su nelle vette delle montagne di quel paesino che non mi ricordo il nome, ma ve l'ho già detto ed è un po' strano. Arriviamo piano piano. Sale, Maringhio non aguanta mai, terza piena, 3000 giri. Ci buttiamo anche la quarta ora a salire su di qua. Adesso la tiene, terza, quarta, un po' di anti-lag. Aspetta che si riempie la geometria variabile, però poi abbiamo il tornante, dobbiamo mollarci, dobbiamo riscalare terza. No, la teniamo, la teniamo, la teniamo. No, la sottocoppia, perdiamo. Buttiamo terza. La terza la tira, però poi c'ha questo, tra virgolette, problema, che c'ha la terza che la tiri, poi se li butti la quarta, anche se tieni giù tutto, appena molli un secondo, tipo qua per la curva, va sotto coppia e si è rovinato, devi ributtare terza. Bisogna farci togliere questo anti-lag, bisogna rimapparlo, portarlo a 560 cavalli. Magari diminuiscono i consumi, boh. Qua addirittura seconda, perché siamo in tornante secco, bisogna farlo piano 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 piano, se no si ribalta tutto nel camper. Qua vedi, se non eravamo carichi tiravi giù tutto, sgommavi dietro e la facevi di derapata con un posteriore, non con un camper. Vabbè, però la terza e la tiriamo super bene, guarda come tira. E qua di nuovo devo buttare seconda. Non stai facendo la gara in telecamera? Faccio l'onboard a 20 all'ora. Ma come tira la seconda, terza, Pentole. seconda, terza, pentole che si ribaltano, terza, quarta con doppietta per non fargli perdere i giri,
e prende anche la quarta, però a 120 metri abbiamo una curva e non so se ce la facciamo perché è un po' secca, quindi quarta, arrivo, doppietta, bam, terza, non perde la coppia ma rallenta perché in salita frena da solo, via, giù tutto di terza, 3000 giri, chiama la quarta, butta la quarta, taglia un po' la curva, vai, che teniamo la quarta, giù tutto di quarta, 2000 giri, rallenta perché qua se no andiamo dritti, butta già la terza, arriva giù la macchina, schiva la macchina e qua di nuovo giù tutto di terza, giù tutto, si alza, butta la quarta, su 2 ruote, siamo sulle ruote posteriori, vedete che siamo impennati, siamo non si vede l'asfalto, boom, giù tutto di quarta, la rallenta se no andiamo dritti, 45 quintali di camper, boh, seconda perché qua c'è il tornante, me lo so svanito, mi molla tutto, giù tutto di seconda, quinta seconda, vabbè ci vediamo su ragazzi, un po' di onboard ve l'ho fatto fare, è stato bello anche questo. Siamo arrivati a destinazione, io vado con computer e quello che mi serve a programmare tutto della Victron, così chiudo l'inverter, posso chiudere la dinetta, posso chiudere tutto e poi bisogna aspettare i pannelli. Taglio già il profilo e intanto vi faccio vedere tutto anche a voi. Come vi dicevo, vi faccio vedere il mezzo. Bel mobilvetta, stiamo aspettando i pannelli, i cavi sono già passati e qua abbiamo il tutto, inverterino che devo finire di programmare, DC-DC da 50, nuovo regolatore del pannello vecchio e regolatore dei pannelli nuovi. Là sotto c'è tutti i collegamenti che si vedono anche da qui e poi aspettiamo i pannelli. Sotto il sedile bimba e via, bello nuovo questo camperozzo e l'abbiamo passata lite anche lui. Allora eravamo in lunga attesa dei pannelli ed è successo all'ultimo una cosa, poi dopo vi spiego, ora vi faccio vedere perché bisogna rimettere a posto tutto che è quasi ora di cena e devo sistemare tutti gli attrezzi e far tutto, quindi dopo vi racconto cosa è successo. Ho messo i pannelli, vi faccio vedere il tutto. Quello era già esistente che dovrebbe essere un 120, abbiamo aggiunto un 200 watt lì e un 200 watt qua, quindi siamo a un totale di 500 sicuri, quello non so se era un 100 un 120 ma facciamo che fosse 100, quindi 500 watt totali. Cablaggio fatto, siamo passati di qua e cassettina nuova che si sta asciugando con un peso sopra. Top! Ora sistemiamo tutto e andiamo a mangiare perché siamo quasi a tiro. Allora, come vi dicevo, abbiamo salutato il cliente, via dicendo, non voleva essere intervistato, quindi per rispetto non l'abbiamo fatto. Avete visto il camperozzo e vi stavo dicendo prima che è successo un equivoco molto grande che poteva creare degli scompigli enormi. Mentre Jessica ci ha preparato un bel minestrone questa sera. No, non è minestrone, pasta e lenticchie. Aiuto. Pasta e Wow, lenticchie. bello. Siete tutti invitati a casa su 4 ruote se volete, ve la lascio completamente a voi. Va bene per il fan. Niente, stavo dicendo il problema che è successo oggi, praticamente i pannelli solari mi diceva ti arrivano, perfetto, avremmo dovuto anticipare di un giorno, sì perché il padrone poi doveva andare via dicendo, niente, stamattina mi dice che erano già in consegna, perfetto, spettacolo, aspetta a stalkerizzare sia l'app di TNT per la tracciabilità sia i camion che giravano, i furgoni, niente, arrivo a questa sera, dovevano consegnarmi, mi arriva la notifica, pacco consegnato. Ma io non c'ho il pacco, mi hanno fatto il pacco, ci hanno fatto il pacco, chiama TNT, chiama questo, chiama quello, niente, avevano firmato anche con riserva di controllo, cioè assurdo, a nome mio. 5 minuti, 10 minuti dopo, ansia piena perché organizza, ordinane altri, fai un reso di quello, inizia a fare cose strane, già il cervello ha iniziato a macinare emicranie sui emicranie, passa un furgoncino, si ferma, ho detto scusa ma, sì no, avevo già messo prima che l'avevo consegnata, almeno mi sono tolto un peso prima, però te li ho consegnati ora. Ho detto, ma te non sei mica normale, vabbè. Niente, tutto è bello quel che finisce bene e tutto è buono quello che finisce buono, tranne la cena. No, vai a mangiare, smettila. Invece guarda, è buonissimo. Perché puoi solo mangiare Pippo cosa dice? carne e pasta? Pippo anche le cosa dice? minestre bisogna mangiare. Pippo cosa dice? Che bisogna mangiare anche le minestre, anche a Pippo gli piacciono le minestre. Vieni amore. E vicino mamma. Madonna che scrocchio. Pensa quando me lo fa me che ce l'ho nella spalletta. Buon appetito a tutti! Niente ragazzi, vi do la buonanotte, ci vediamo domani. Mondo, buongiorno. Ieri vi ho dato la buonanotte in silenzio perché erano tutti già a letto, ci siamo fatti la doccia, abbiamo fatto tutto. Oggi ci siamo risvegliati con un tempo così, c'è un po' di sole ma siamo sopra le nuvole, è sempre un po' uguale il tempo. Non è il massimo. Siamo pronti, lasciamo questo posticino e torniamo con i piedi per terra, diciamo.
Dobbiamo andare a fare la lavatrice perché abbiamo un po' di roba. Jessica ha smontato il letto qui, tutte le lenzuola e un po' di cosine da fare. Quindi diamoci dentro perché c'è da fare un po' di robina oggi. Guardate che bel paesaggio che c'è però. Oggi che non piove è molto carino. Sempre nei monti noi siamo ragazzi, guardate qua, mamma mia. Bello però non fa per noi. Non fa per il camper, umido, bagnato, infiltrazioni, cose strane. Bel paesaggio ma da vedere in cartolina secondo noi. Ciao Trento! Si vede di più in telecamera che dal vivo ragazzi, ve lo garantisco. Riducete del 50% quello che vedete. Anzi, guido meglio se guardo la GoPro che se guardo la strada dal vivo. Assurdo. Mamma mia. Guarda che differenza. Come vedi meglio dalla GoPro che dal vivo. Vabbè, dai che scendiamo coi piedi per terra. Entrati in autostrada a Rovereto, direzione Modena-Verona. Diciamo che poi la direzione sarà Milano, ecco, però ora la deviazione che dobbiamo prendere è quella. A macinare un po' di chilometri, vamos. Guardate cosa abbiamo trovato. Questo dove finirà? In Spagna? Secondo me andrà in Spagna. Le Canarie, ancora un po' più al caldo. No vabbè, per i tedeschi poi è troppo caldo. No, poi le Canarie questo affare qua non ci vai. Oddio, a Fuerteventura ti vai in Boscara, Lanzarote, in quelle montagnette un po' rocciose, Playa del Papagaio, tutte quelle playa lì che andarci col camper lo disfavi. Quello sì. Con questo bene o male. Però è più da Marocco piuttosto. Mazza! Expedition Canada, Germania. Che bello! Ah! Bello! Procediamo il viaggio. Ripresa l'autostrada peschiera e ora stiamo uscendo a Milano. Ora ci mettiamo nella nostra corsia dei No Telepass e paghiamo. Allora siamo arrivati in quel di Milano e ci siamo fermati nel centro commerciale, il centro. Sì. Facciamo tappa qui, mangiamo qualcosa al volo e facciamo un giro se trovo un paio di scarpe per me, che è già un po' che le devo cercare, ma continuo a non trovarle e continuo allora a non spendere, quindi ci sta. Abbiamo parcheggiato qua, speriamo che sia tranquillo, ci sono altri camper. Non avevamo avuto una bellissima esperienza in questo parcheggio perché dall'altra parte, chi si ricorda che ci segue, una sera che il giorno dopo doveva Christian fare l'esame del sangue, ci eravamo fermati qua vicino ed era arrivato un tizio a chiederci se poteva dormire nel nostro camper, quindi diciamo che non è stata una bellissima cosa. In effetti ce ne eravamo poi andati subito. Quindi Alexa, accendi i sensori finestre. Ok, speriamo sì. Speriamo di essere fortunati. Alla fine dove voleva venire Jessica a mangiare secondo voi? Vediamo se indovinano. Andare a mangiare al McDonald's, preferisco Mangiare i cani, Cacca per cacca. China. Però è un China differente per fare dei menu pranzo un po' più economici. Ordini il tris, tipo vedi c'è il menu pasta, menu saporito, menu sushi. Ti portano ad esempio involtino primavera, riso in bianco e ti scegli un secondo a 11 euro. Come vi dicevo, i piattini combo che sono arrivati: il riso in bianco, involtino primavera, bello. Quello è il maiale con le verdure, il manzo con le verdure. Adesso sta arrivando il tuo. Il mini bro ha preso l'involtino, il riso e il pollo alle mandorle. E per ultimo arriva il mio, che c'è pollo con maiale con peperoni. Grazie. E il riso e l'involtino. Ora com'è? Tu l'hai già assaggiato? È buono? Bene. Mi sa che il tuo era meglio il manzo, l'avevo detto subito. Mi hai fatto prendere questo, a me che guarda com'è. No, però è più bello quello. Facciamo metà per uno, sappilo. Valutazione Cino, direi buono. Piatti piangono, sono vuoti. I ravioli devono aver sbagliato qualche dose sul aglio e prezzemolo, perché è aglio puro, però ci stava, dai. Ora andiamo a vedere se trovo le scarpe. Sono andato già al Foot Locker che è là dietro, ma niente. Io sono un po' difficile, quando voglio una cosa deve essere quella, non mi convinco del resto. Però vediamo se le troviamo. Siamo in un centro commerciale enorme, abbiamo girato già Nike Factory, JD, Foot Locker e altri negozi e non trovo un paio di scarpe che voglio io.
è assurdo. Però non demordiamo, andiamo a fare un ultimo giro. Siamo andati anche al JD che è laggiù in fondo, però niente, ora andiamo al Primark per Christian che vuole delle magliette. Vediamo se almeno lui è più fortunato di me. Devi prendere le magliette? Due magliette nere e 2 magliette bianche, perché ce le ho, ce l'ho addosso, sono sbiadite, bucate. Sono da buttare via? Da buttare. Ok. Bianche non ce n'ho più perché sono diventate gialle. Non Siamo tornati al camper, Christian si è fermato ancora nel centro commerciale, ma è andata bene, poteva andare peggio perché il camper che c'era lì, ricordate quel Ford Roller Team nuovo targato svizzero? Bene, siamo arrivati che c'erano i signori padroni, sono venuti a chiederci se noi era tutto ok e praticamente gli hanno spaccato il garage, gli hanno aperto il gavone dietro e noi per fortuna o siamo arrivati in tempo e siamo stati distratti, ma... Cioè, questo parcheggio non ci è mai piaciuto. E quando non ti piace una cosa mai fidarsi. Ci è andata bene, l'unico che ho visto un po' di nottolini rovinati, ma penso che già lo erano un po' i miei perché sono un po' così. Non mi sembravano così tanto. Voglio andarla a vedere da vicino però quello un attimo, chiudiamo. Vai tu. Vabbè, siamo lì, mo. Ah, vabbè, vai tu che ci manca, arriva qualcuno di qua. Andiamo a vedere quel Valentino. E tra l'altro anche là c'è un altro camper che ha il gavone aperto con un cavo che penzola. Non so se è lasciato di proposito dai padroni, ma non credo. E niente, quando una cosa non ti piace non ti piace. Andiamo a vedere questo Valentino da vicino. Spettacolo anche questo. Bello, piccoletto, 4x4 alla Yari G. Ti costerà un botto. Faretti ovunque, è enorme. Spettacolo. C'ha delle ruote che sono immense, regolatori di pressione incorporati. Wow. Sarebbe da dirgli beh qua non entrano perché è molto alto, però di stare attenti che non è il massimo dei posti lasciarlo qua posteggiato. Bello. Torniamo da Jessica, se no pensano che l'abbiamo abbandonata. Ora c'è la vigilanza, così glielo dico. Niente, ho parlato con la sicurezza, però ha detto che gli hanno detto che ce l'aveva già rotto, ma si vede che non ha capito lui bene. E Jessica guardando si è accorto la nostra guarnizione qua che era tutta alzata, come se, vedi che c'è anche il segno sotto. Come se ci avessero messo un cacciavite. È andata bene che non ha spaccato il vetro, perché qua un secondo che punti, fai leva e spacchi il vetro. Ma saranno stati disturbati. Eh sì, perché anche quelli alla fine non gliel'hanno aperto. Ripartiti dal centro commerciale, scusate ma con queste giornate piovose, brutte così ti viene un sonno. Siamo arrivati in quelli di Corbetta, lì dietro c'è la lavanderia, andiamo a fare la lavasciuga, così abbiamo tutto pulito. Dai, un'ora dopo ci siamo ragazzuoli, lavanderia, asciugatura fatta. Come al solito siamo a questo punto e dove andiamo a dormire, che è tardi già, tardi no, però è pomeriggio inoltrato. Camping Sport Magenta ci sta aspettando. Questi sono i Maranza di oggi, guardali lì. 3 chilometri. 3 chilometri siamo Magenta. Cena fatta, non l'abbiamo fatta vedere stasera, però pazienza, abbiamo mangiato i friggitelli. Guarda Pippo. Abbiamo finito di mangiare le cosine che c'erano. Pippo che stasera fa un po' lo scalmanato. Solo stasera. Sì, perché lui è bravo gli altri giorni quando dorme. Fare il monello. Ma la sera ci fa impazzire. Sì. Roba sistemata, però cenetta fatta, siamo a cavallo. Ora ci facciamo un po' di relax e ci vediamo domani direttamente con un nuovo episodio. Ciao a tutti e buonanotte. Mondo, buongiorno, risvegli da come sempre Camping Sport Magenta. Stiamo sistemando un po' casa su 4 ruote dopo la tempesta di acquazzone. Oggi c'è solo un po' pecorelle, però qualcosina fa. E niente, che volevo dire, sistemiamo un po' casa su 4 ruote perché dobbiamo andare a prendere un po' di cose, un po' di materiale e dobbiamo trovarci prima il posto dove metterlo. Quindi sistemiamo bene tutto, così quando arriviamo a destinazione pim pam ogni cosa va al suo posto. Giusto? Beh, più o meno. Si fa quel che si può. Io proporrei di fare il caffettino. Sì, mi devo far pettinare io. Vabbè. Pippo! La van life anche questa, seguitemi per nuovi consigli. Vabbè, sì, non è che mi preoccupo se mi vedono spettinata, Appunto. No, prima ti devi truccare, fare bella, si tutto e quindi sono abituati a vedermi così. Buona, metà delle commissioni fatte, ma siamo rimasti a piedi, ragazzi. Casa su 4 ruote si è distrutta.
No, è saltata la cinghia dei servizi perché devo andare di nuovo lì dall'alternatore che devo mettermi la puleggia con la col dente in più. Per fortuna non si è rotto il tendicinghia. Tanto ce l'avevi lì, Ho capito, però non è che posso 70 euro a botta. E niente, quindi ora dobbiamo in un modo o nell'altro capire come, quando e perché. Mettiamo la cinghia nuova, sì, ce n'è un'altra lì, c'è anche un tendicinghia, una maglietta per me per lavoro e andiamo a sistemare il problema. Problema risolto, abbiamo cambiato già la cinghia. Jessica intanto è andato con Christian al Tigros a comprare qualcosa per pranzo. Problema della cinghia, ora ve lo faccio vedere, non si è strappata, è scappata dalla sede, a parte perché è già tutta mangiata, come potete vedere, vedete ci manca una gola. Praticamente quando abbiamo fatto l'alternatore il tizio doveva mettermi, forse l'ho anche già spiegato, doveva mettermi una puleggia a 7 gole frizionata sull'alternatore nuovo, ma mettere una puleggia frizionata a 7 gole, a parte che non ce l'aveva e comunque non me l'ha detto perché sennò ci avrei pensato 2 volte. Praticamente mettendo una puleggia a 7 gole frizionata bisognava aumentare il diametro della puleggia e quindi avrei perso potenza dell'alternatore ai regimi minimi. Io ora poi l'ho chiamato, l'ha fatta arrivare la puleggia, difatti ora dobbiamo ripassarci perché va tirato giù l'alternatore, rifatto il filetto sull'alberino per cambiare la puleggia e metterne una a 7 gole, quindi come mamma fa Ford ha fatto il camper perché tutte le altre pulegge sono a 7 gole, e una puleggia frizionata, così anche quando si sterza non fa il cigolio, perché il cigolio viene fatto dalla puleggia che non è frizionata. Perderò qualche ampere al minimo, pazienza, ma non posso continuare a cambiare cinghie e sentire anche odore di cinghia che si brucia, perché ora che poi l'ho messa nuova farà una puzza indescrivibile. E quindi niente, ora ci prepariamo al pranzo e poi ci spostiamo a prendere altro materiale e poi direzione camper in famiglia per fare il fine settimana e poi Liguria.